Amici organisti, colleghi, custodi di questo strumento magnifico, alzate la mano se vi è capitato. Suonate in una basilica maestosa, eseguite un capolavoro di Bach con tutti voi stessi. E giù in fondo, tra le panche, ad ascoltare questo tripudio sonoro, un pubblico di 7 persone e il sacrestano. Scena quantomeno deprimente. Sappiamo tutti che l'organo ha un potere sonoro ed emotivo immenso. Eppure, troppo spesso, questo potenziale rimane nascosto, chiuso in spazi che non tutti frequentano e avvolto da quest'aura di roba antica che non incoraggia nuovi ascoltatori. Ma se vi dicessi che non è un destino inevitabile, che il pubblico c'è, è curioso, è pronto ad appassionarsi, se riusciamo ad andargli incontro con un linguaggio che capisce meglio. Oggi non vi parlo da teorico, vi porto prove schiaccianti, lezioni dalla storia e alcune idee per ridare all'organo la platea che merita. Partiamo da un dato che fa tremare i polsi. 13.000 persone in fila a luglio 2025 per un concerto ad organo al Duomo di Colonia. 13.000! 13.000! È dovuta intervenire anche la polizia per organizzare una fila oceanica. La protagonista ha fatto una replica d'urgenza, riuscendo così a far partecipare almeno 8.000 persone. Il suo nome è Anna Latwood, una giovane musicista che ha capito come parlare al presente. In che modo l'ha fatto? Repertorio senza paura. Pirati dei Caraibi accanto a Gigot e Bach? Sì, e a quanto pare funziona. Social media usati con cervello. TikTok e Instagram come potenti altoparlanti. Format pensato per coinvolgere, non solo per esibire. Questo non è un caso isolato. È l'ultimo capitolo di una storia ricca di ribelli dell'organo che, nelle loro epoche, hanno sfidato la consuetudine con grande coraggio. Virgil Fox, che portava Bach nelle arene con un organo elettronico e uno spettacolo di luci negli anni 70. Edwin Lemar, che trascriveva per organo opere composte per grande orchestra e trasformava i concerti in eventi molto risonanti, già alla fine del 1800. Edward Power Biggs, che già nel 1940 portava la musica d'organo nelle case di milioni di persone tramite la radio. Diane Bish, che per decenni ha conquistato le TV americane con energetiche esecuzioni su organi storici, spiegazioni chiare e passione coinvolgente. Sono nostri antenati nell'innovazione e oggi, con organi a canne e digitali e strumenti potentissimi come social e video, abbiamo più opportunità che mai per scrivere il prossimo capitolo. Questa non è una lezione, è una chiamata alle tastiere e alle pedaliere. Perché il futuro dell'organo non lo decidono gli algoritmi, lo decidiamo noi con le nostre scelte artistiche, comunicative e tecnologiche. Pronti a capire come? Venite con me.
Ragazzi, che figata! Ditemi voi, ma come fate a non gasarvi a 1000 con un pubblico del genere? E allora parliamo di Anna Lapwood, influencer, la TikToker dell'organo. Ha trasformato il concerto gratuito alla Cattedrale di Colonia in un evento da record. Fans, file interminabili, polizia chiamata a coordinare, 2 esibizioni consecutive. Un fenomeno che dimostra come, facendo scelte moderne, l'organo può diventare virale e coinvolgente. Ma come ha fatto a raggiungere un successo così clamoroso? La risposta sta nel suo approccio fresco, innovativo e anche coraggioso. Lei ha capito che per raggiungere il pubblico di oggi, soprattutto i più giovani, bisogna parlare la loro lingua. E così, nel suo repertorio, a fianco di Bach e Gigot, troviamo anche brani che vanno dalle colonne sonore di film epici, come Interstellar e Pirati dei Caraibi, a pezzi di Einaudi e a brani pop. Questo non è un tradimento della tradizione, come alcuni potrebbero pensare, ma è un modo di renderla viva e rilevante. È un ponte che può collegare il passato e il futuro dell'organo, partendo da un linguaggio comprensibile, con l'obiettivo poi di elevarlo. Ma non è solo la scelta del repertorio a fare la differenza. Anna è una vera maestra della comunicazione. Il suo modo di usare i social moltiplica il potere della musica. L'organo non è più chiuso in sacrestia, è uno strumento vivente che restia anche online. Attraverso queste piattaforme condivide la sua passione, mostra il dietro le quinte della vita di un organista e si connette direttamente con i suoi fan. Questo crea un senso di vicinanza che è fondamentale per abbattere le barriere che spesso circondano questo tipo di musica. Lei non è solo un'artista, è una vera e propria influencer dell'organo. E questo è un aspetto cruciale per attrarre nuovi ascoltatori e soprattutto futuri studenti. Ve la faccio anche ascoltare in un contesto un po' più tradizionale. Chiariamo una cosa, Anna Lapwood non si è inventata niente. Sull'esempio di grandi artisti del passato, potremmo dire che ne è l'evoluzione tecnologica. La storia dell'organo è costellata di figure che a modo loro
hanno portato questi strumenti fuori dai suoi schemi tradizionali. Sono stati dei veri e propri pionieri che hanno usato la tecnologia, il repertorio e un approccio diretto con il pubblico per coinvolgerli e affascinarli. Ve ne presento alcuni. Edwin Lemar ha preso opere orchestrali e le ha adattate per l'organo, portando così la musica sinfonica ad un pubblico che certamente era abituato ad altro. I suoi concerti erano eventi risonanti e lui era uno degli artisti più pagati del suo tempo. Ha dimostrato che l'organo poteva essere una vera e propria orchestra in miniatura, capace di emozionare e coinvolgere, anche con brani pensati per altri strumenti. Vi faccio ascoltare una parte della sua trascrizione della Danza macabra di Saint-Saëns, eseguita dal grande organista francese Olivier Latry, durante l'inaugurazione dell'organo della Philharmonie di Parigi. Edward Power Biggs rese popolare l'organo tramite la radio e i concerti su strumenti storici. Questo grande organista britannico-americano ha avuto un ruolo cruciale nel riportare in auge la musica organistica classica. Lui però era un purista, si rifiutava categoricamente di suonare su organi elettronici, in favore degli strumenti storici. Negli anni 40 del Novecento si affidò alla tecnologia dell'epoca per diffondere le sue interpretazioni. Tramite la radio, infatti, ha fatto conoscere al grande pubblico i suoni unici e i colori particolari degli organi barocchi, portando nelle case di milioni di persone la bellezza e l'autenticità di questo meraviglioso repertorio. Virgil Fox.
Questo organista americano ha infranto ogni regola, trasformando i concerti d'organo in veri e propri spettacoli multimediali. Negli anni 70 del secolo scorso si esibiva in giro per gli Stati Uniti portandosi dietro un organo elettronico, un Rogers, con un numero enorme di altoparlanti. Con quest'organo abbinava la musica di Bach a spettacoli di luci psichedeliche. Questi concerti erano chiamati Revelation Lights. Fox era un convinto sostenitore del fatto che la musica classica dovesse essere viva e accessibile, e non un'esperienza per pochi intimi. Le sue esibizioni erano un'esplosione di energia e dimostravano come l'organo potesse essere uno strumento incredibilmente versatile e coinvolgente, capace di emozionare e divertire un pubblico vasto e diversificato. Non ho usato a caso il termine divertire. Guardate qui. There are two aisles there. I dare you to dig when I get to the feet. Number three. Watch out! Here we go. E come non ricordare a questo punto anche il nostro grande Fernando Germani, punto di riferimento per generazioni di organisti. Negli anni 60 e 70 anche lui è stato invitato in trasmissioni televisive della Rai, in collaborazione con un presentatore ed attore molto noto all'epoca. Buonasera maestro Germani. Scusa, maestro Fernando Germani, io ho detto giustamente che lei è quello che ha progettato quest'organo dell'Auditorio A.
progettato io, infatti. Senta, lei mi consiglia un organo così? Io ho un piccolo attico a Roma, settimo piano sulla tribuna. No? Lo vorrei suonare di notte, mi cacciano, dice lei. Allora, senta, io vorrei raccontare un episodio molto divertente. Il maestro ha detto, non me lo faccia raccontare, lo racconti lei, per favore, Villaggio. Lo racconto? È un episodio molto divertente. Dunque, il maestro Germanico, uno dei più grandi organisti del mondo, fra l'altro, no, lui è modesto, ma in effetti è uno dei più grandi organisti del mondo, va in Nord America, Stati Uniti, e viene invitato in una grande hall per concerti a tenere un concerto, organo, si siede all'organo e bisogna schiacciare molti pulsanti, voi non li vedete bene, ma c'è scritto di tutto. Le scritte erano in inglese, lui ha schiacciato il primo pulsante, scomparso con l'ascensore. Era il pulsante ascensore con gli etti. È scomparso, il pubblico è rimasto agghiacciato, lui è rimasto 3 secondi esterrefato in una specie di fossa di leoni. Ha rischiacciato il pulsante ed è rispuntato ed ha preso, mi ha detto, mi creda Villaggio, il più grande applauso della mia vita. Senta, adesso non schiacci i pulsanti perché io voglio scendere, mi raccomando. Adesso il maestro Germani ci farà sentire, a gentile richiesta, è vero? A gentile, perché noi gliel'abbiamo detto, faccia quello, ce lo rifà, perché lui l'ha già fatto 2 anni fa, proprio qui a Senzarete, mi sembra, è Toccata e Fuga in Re minore di Giovanni Sebastiano Bach. Allora, vi lascio al maestro Fernando Germani. Diane Bish ha ideato e portato nelle TV americane il suo programma The Joy of Music, una puntata per ogni settimana per decenni, dall'inizio degli anni '80 fino ai primi anni 2000. In questo show, la First Lady dell'organo si esibisce su organi storici, in cattedrali e sale da concerto di tutto il mondo, combinando musica, viaggi e spiegazioni coinvolgenti. Questo format, grazie alla televisione, ha portato la musica organistica ad essere apprezzata da un pubblico di centinaia di milioni di persone. Cameron Carpenter, interprete provocatorio, originale e dalle grandi abilità tecniche, ha ideato un organo digitale personalizzato con cui si esibisce in tutto il mondo. Questo strumento non è un semplice organo elettronico, contiene campioni di oltre 200 registri provenienti da 34 grandi organi a canne americani. Carpenter è stato il primo organista a essere nominato per un Grammy Award e il suo repertorio spazia dalla musica classica a trascrizioni a musica popolare.
voglio citare anche il maestro Francesco di Lernia, ad oggi professore di organo al Conservatorio di Foggia. Proprio nello stesso periodo in cui Anna Lapwood riempiva di 13.000 seguaci dell'organo la cattedrale di Colonia, lui ha inaugurato il 9° ciclo di concerti per organo a Salamanca, con un pubblico di circa 1.000 persone, su uno strumento storico, con un repertorio storico. Questo ci ricorda che anche in contesti più tradizionali, l'organo può attrarre un pubblico numeroso e appassionato. Parliamo ora di Jean Guillot, organista titolare a Saint-Eustache di Parigi, praticamente per tutta la sua vita da musicista. Ideatore di strumenti dai registri particolarissimi, grande improvvisatore, compositore e rinomato per il suo approccio audace e talvolta controverso, cercava sempre nuove possibilità sonore. Nel 2010 ha eseguito una sua composizione, la saga numero 6, proprio a Saint-Eustache, integrando la musica con una performance di danza aerea. Il concerto si è trasformato così in un'esperienza visivamente mozzafiato, un evento artistico fuori dagli schemi e all'avanguardia. Qual è l'eredità di tutti gli innovativi organisti che vi ho presentato? Che l'organo non è uno strumento del passato, ma uno strumento senza tempo, capace di adattarsi, evolversi e affascinare con qualunque repertorio. Noi organisti moderni dobbiamo cogliere queste peculiarità ed utilizzarle, diversificando i programmi, con una presenza attiva sui social media, con l'uso della tecnologia digitale, con un approccio più diretto e coinvolgente con il pubblico durante i concerti. Qualche parola sul repertorio, sul funzionamento dello strumento e, perché no, sui motivi che ci hanno portati a suonare per loro. Sì, dobbiamo fare un po' gli showman / showgirl. Anna Lapwood ha fatto tremare Colonia grazie a YouTube, TikTok, Instagram, affiancando il repertorio tradizionale ad altre musiche. Ed oggi collabora con importanti società di marketing che l'aiutano ad essere un personaggio che tira. Ricordiamoci però che ha iniziato da sola, con il suo smartphone, e qualunque altro organista può iniziare nello stesso modo. Lo puoi fare anche tu che stai seguendo questo video. Ed io credo che se lo facciamo tutti insieme possiamo riportare l'organo ad essere uno strumento attuale, seguito da ascoltatori di tutte le età e che abbia un futuro, soprattutto attraverso i giovani che vorranno imparare a suonarlo. Ai potenziali studenti dobbiamo trasmettere stimoli moderni e dimostrargli che la passione per l'organo
può portare a grandi soddisfazioni. Siamo pronti per questa missione? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi lascio in descrizione il link di tutti i video che vi ho mostrato. E qui in basso il video in cui ho raccontato la storia di questo magnifico strumento. Un saluto musicale a tutti. Mi piacciono le colonne sonore, ma non suonarle durante la messa. Sì, me lo scrivo. Iscrivetevi.